È sera e due amici, Giulia e Luca, si incontrano al bar per un caffè. Luca è appena tornato da un viaggio in Norvegia. Ciao Luca, bentornato. Com'è andato il viaggio in Norvegia? Hai visto l'aurora boreale? Ciao Giulia, il viaggio è stato incredibile. E sì, ho visto l'aurora, è stata un'esperienza magica, non la dimenticherò mai. Wow! Racconta, com'è esattamente? Sembra così misteriosa nelle foto. Allora, immagina il cielo notturno, molto scuro e pieno di stelle. Poi, all'improvviso, compaiono delle luci verdi, rosse, a volte anche viola, che danzano nel cielo. Danzano? Quindi si muovono? Sì, si muovono lentamente, cambiano forma, diventano più intense e poi svaniscono. È come una danza silenziosa. Sembrano quasi onde di luce. Incredibile! E perché si formano? È un fenomeno raro? Non è rarissimo se sei nel posto giusto al momento giusto, cioè vicino ai poli, in inverno e con il cielo sereno. Si formano quando le particelle del Sole, cariche di energia, incontrano l'atmosfera terrestre. Le particelle del Sole? Quindi il Sole c'entra anche di notte? Esatto. Queste particelle, quando arrivano vicino alla Terra, si scontrano con i gas della nostra atmosfera. Questo scontro crea luce, come una lampadina gigante nel cielo. Capisco. E i colori diversi, da cosa dipendono? Dipendono dai gas che le particelle colpiscono e dall'altezza. Il verde, il più comune, viene dall'ossigeno. Il rosso anche dall'ossigeno, ma più in alto. L'azoto crea il blu o il viola. Affascinante! Mi viene voglia di partire subito. Hai fatto delle belle foto? Certo, te le faccio vedere dopo. Ma dal vivo è 1000 volte meglio. Le foto non rendono giustizia alla magia. Posso solo immaginarlo. Quindi, per vederla, devo andare al nord, in inverno, e sperare nel cielo sereno. Sì, e tanta pazienza. A volte bisogna aspettare ore. Ma ne vale assolutamente la pena. Ora so cosa mettere nella mia lista dei desideri di viaggio. Grazie Luca. Figurati. Ti aiuterò a organizzare il viaggio quando deciderai. Giulia e Luca finiscono il caffè, entusiasti di aver condiviso un'esperienza così unica. Qual è lo scopo principale del viaggio di Luca in Norvegia? Lo scopo era vedere l'aurora boreale, un fenomeno naturale che ha descritto come un'esperienza magica e indimenticabile. In quale stagione è più probabile vedere l'aurora boreale secondo il dialogo?
È più probabile vederla in inverno, quando il cielo è molto scuro e sereno. Cosa succede tecnicamente quando le particelle del Sole incontrano l'atmosfera terrestre? Le particelle cariche di energia si scontrano con i gas dell'atmosfera, creando emissioni di luce simili a una lampadina gigante. Analisi grammaticale. Nella frase "non la dimenticherò mai", a cosa si riferisce il pronome la? Il pronome la è un pronome diretto femminile singolare che si riferisce all'esperienza dell'aurora boreale. Nella frase Luca è appena tornato, che valore ha l'avverbio appena? Indica che l'azione del tornare si è conclusa in un passato molto recente rispetto al momento in cui si parla. Perché Luca dice che le foto non rendono giustizia all'aurora? Significa che l'emozione e la bellezza del fenomeno visto dal vivo sono molto superiori a ciò che una semplice immagine può catturare. Quale modo e tempo verbale viene usato per esprimere un desiderio nella frase "mi viene voglia di partire subito"? Viene usato il presente indicativo, viene, ma la locuzione venire voglia di esprime un desiderio o un impulso immediato. Perché l'aurora boreale può apparire di colore viola o blu? Questi colori sono il risultato dello scontro delle particelle solari con il gas azoto presente nell'atmosfera. È una serata vivace a Roma. Sofia e il suo amico Marco entrano in una trattoria tipica a Trastevere. Un cameriere li accoglie vicino all'ingresso. Buonasera. Benvenuti. Avete una prenotazione? Buonasera. Sì, ho prenotato un tavolo per 2 a nome Sofia per le 20:30. Certamente. Il vostro tavolo è pronto. Seguitemi pure. È quello vicino alla finestra. Accomodatevi. Grazie mille. Che bella atmosfera. C'è un profumo invitante. Grazie. Ecco a voi i menù. Vi porto subito dell'acqua nell'attesa. Naturale o frizzante? Per me naturale, grazie. Ho molta sete. Io preferisco quella frizzante. Per favore. E potremmo avere anche 1 litro di vino rosso della casa. Certamente. Vado subito a prendere l'acqua e il vino. Intanto potete guardare i nostri piatti del giorno sulla lavagna. Marco, guarda. Hanno i carciofi alla Giudia. Dicono che qui siano eccellenti. Sì, ma vorrei provare anche i fiori di zucca fritti. Cosa ne dici se li dividiamo? I fiori di zucca mi piacciono molto, ma sai che devo stare attenta al glutine. Scusi. La pastella dei fiori di zucca è fatta con farina di frumento?
Sì, signora, usiamo la farina classica. Però, se vuole, per lei possiamo preparare un antipasto di verdure grigliate e bufala freschissima. È tutto senza glutine. Perfetto. Allora vada per le verdure e la bufala per me, e i fiori di zucca per il mio amico. Molto bene. E come piatti principali? Avete già deciso? Io sono indeciso tra la carbonara e la matriciana. Quale ci consiglia stasera? Oggi la carbonara è speciale. Usiamo uova biologiche e guanciale croccante. Ma niente panna, noi seguiamo la ricetta tradizionale. Niente panna. Perfetto. Allora prendo la carbonara. Io vorrei la matriciana, ma ho bisogno della pasta senza glutine. È possibile? Certamente. Abbiamo le penne senza glutine. Vanno bene. Sì, grazie mille. È molto gentile. È un piacere. Ricapitolando, un antipasto misto, i fiori di zucca, una carbonara e una matriciana senza glutine. A tra poco. Passano 40 minuti. I due amici hanno finito di mangiare e il cameriere torna al tavolo. Com'era la cena? Tutto bene? Squisito. La pasta senza glutine era cotta perfettamente. Complimenti allo chef. Anche la mia carbonara era fantastica. Avete una carta dei dolci? Certo. Abbiamo tiramisù, panna cotta e sorbetto al limone. Prendiamo un tiramisù con 2 cucchiaini. Grazie. Aspetta Marco, io non posso mangiare il tiramisù. Hai i biscotti con il glutine. Ha ragione la signora. Per lei suggerisco la panna cotta e i frutti di bosco. È sicura e fatta in casa. Ottimo, allora prendiamo quelli. E 2 caffè espressi, per favore. Scusi, potrebbe portarci anche il conto insieme ai caffè? Certamente. Volete un conto unico o facciamo alla romana? Alla romana. Grazie. Dividiamo a metà. Perfetto. Arrivo subito. Il cameriere si allontana. I due amici si godono gli ultimi sorsi di vino, soddisfatti della serata romana. A che nome è stata fatta la prenotazione e per quante persone? La prenotazione è a nome di Sofia per 2 persone. Qual è il problema di Sofia riguardo ai fiori di zucca fritti? Sofia è intollerante al glutine e la pastella dei fiori di zucca contiene farina di frumento. Cosa ordina Marco da bere insieme all'acqua frizzante? Marco ordina 1 litro di vino rosso della casa. Quale ingrediente Riccardo sottolinea di non usare mai nella carbonara? Riccardo sottolinea che non usano mai la panna.
Grammatica. Nella frase accomodatevi pure, a chi si rivolge il cameriere? Si rivolge a entrambi i clienti, Sofia e Marco, usando la seconda persona plurale voi. Cosa significa l'espressione pagare alla romana usata alla fine della cena? Significa dividere il totale del conto in parti uguali tra le persone al tavolo. Perché Sofia sceglie la panna cotta invece del tiramisù? Perché il tiramisù contiene glutine, nei biscotti, mentre la panna cotta ne è naturalmente priva. Analisi grammaticale. Nella frase ne porto una, a cosa si riferisce la particella ne? Si riferisce alla panna cotta, indicando la quantità, una, di quella cosa specifica. Mark si ferma per strada e si rivolge a un passante con una mappa in mano. Scusi, posso disturbarla un momento? Non sono di qui e mi sono perso. Certo, mi dica pure. Non si preoccupi. Posso aiutarla. Spero di sì. Sto cercando l'Hotel Bellavista. È un hotel grande, non molto lontano dal centro. L'Hotel Bellavista. Sì, credo di sapere dove si trova. Non è proprio vicinissimo, ma non è nemmeno lontano. Perfetto. Adesso sono in via Cavour. È la via giusta. Sì, via Cavour è un buon punto di partenza. Allora, ascolti bene. È facile. Ascolto. Per favore, parli lentamente. Certo. Prima di tutto, deve andare sempre dritto in questa via Cavour, per circa 5 minuti a piedi. Sempre dritto per 5 minuti. Ok, capito. Dopo 5 minuti, arriva a un incrocio grande. Lì c'è una farmacia sulla sinistra e un bar sulla destra. Una farmacia a sinistra e un bar a destra. Continuo dritto. No. Lì deve girare a destra, proprio all'altezza del bar. Quella via si chiama Viale della Libertà. Girare a destra su Viale della Libertà. È una via lunga. Sì, è abbastanza lunga. Continui su Viale della Libertà per altri 10 minuti. È una passeggiata tranquilla. 10 minuti. D'accordo. E poi? C'è un altro punto di riferimento? Sì, quando vede un grande parco sulla sua sinistra, vuol dire che è quasi arrivato. Lo vede bene, il parco è verde e ha un lago piccolo. Un parco con un lago a sinistra. Lo cerco. Dopo il parco, cosa devo fare? Dopo il parco, alla seconda traversa a sinistra, deve girare di nuovo. La via non ha un nome facile. Non importa il nome. Seconda traversa a sinistra. Ok. L'Hotel Bellavista è proprio lì, alla fine di quella stradina, di fronte a una piccola piazza. Ha l'insegna rossa. L'hotel con l'insegna rossa, di fronte a una piazza. Ci sono mezzi pubblici che portano lì? Sì, c'è l'autobus numero 3 che passa da via Cavour, ma è molto lento oggi per via del traffico.
È meglio andare a piedi. Preferisco camminare. Ricapitoliamo. Dritto per 5 minuti, poi a destra al bar, Viale della Libertà. Dritto per 10 minuti, poi seconda a sinistra. È corretto. Perfetto, è tutto corretto. Se cammina veloce, arriva in 20 minuti totali. Grazie mille. Lei è stato gentilissimo e molto chiaro. Buona giornata. Prego, buona giornata anche a lei e buon soggiorno. Mark ringrazia e inizia la sua passeggiata verso l'Hotel Bellavista. Qual è l'obiettivo principale di Mark quando ferma il passante per strada? Mark si è perso e sta cercando indicazioni per raggiungere l'Hotel Bellavista. In quale via si trova Mark nel momento in cui chiede informazioni? Mark si trova attualmente in via Cavour. Cosa deve fare Mark quando arriva all'incrocio con la farmacia e il bar? Deve girare a destra all'altezza del bar ed imboccare Viale della Libertà. Quali sono i punti di riferimento che indicano a Mark di essere quasi arrivato a destinazione? Deve vedere un grande parco verde con un piccolo lago sulla sua sinistra. Cosa significa il termine traversa in un contesto di indicazioni stradali? Indica una via secondaria che incrocia o si immette in una via principale, una strada laterale. Perché il passante sconsiglia a Mark di prendere l'autobus numero 3? Lo sconsiglia perché oggi l'autobus è molto lento a causa del traffico. Nella frase "posso disturbarla un momento?" perché viene usato il pronome la? È la forma di cortesia, dare del lei, usata per rivolgersi in modo formale e rispettoso a uno sconosciuto. Quanto tempo impiegherà Mark in totale per raggiungere l'hotel a piedi? Il passante stima che Mark arriverà a destinazione in circa 20 minuti totali di cammino. Marco e Laura sono seduti a casa e sfogliano delle riviste di viaggio. Allora, Laura, dobbiamo decidere dove andiamo per la nostra luna di miele. Ho due idee. Una è un posto caldo, con il mare bello, tipo le Maldive. Maldive, bello, ma è molto lontano. Quanto tempo abbiamo per il viaggio? Abbiamo 2 settimane, dal 15 al 30 settembre. Settembre è il mese perfetto per il mare. Ok, 2 settimane. E qual è la tua seconda idea? La seconda idea è un viaggio in una città romantica, come Parigi o Vienna, e poi un po' di relax in montagna. Città e montagna, un po' freddo a settembre, forse. Preferisco il mare e il sole.
Anch'io preferisco il mare. Ma il budget? Le Maldive sono molto costose, vero? Sì, costano. Dobbiamo spendere massimo 5.000 euro in totale. L'aereo e l'hotel insieme. 5.000 euro per 2 settimane. Forse le Maldive sono troppo. E l'Egitto? O la Grecia? La Grecia è più vicina e meno costosa. Tipo l'isola di Santorini. Santorini! Che meraviglia! C'è il mare, il sole e si mangia bene. Quanto costano i voli per Santorini a settembre? Controllo subito sul telefono. Aspetta. Ci sono dei voli diretti da Milano. Costano circa 300 euro a persona. Solo 300 euro. Ottimo! E per l'hotel? Cerchiamo una camera con vista mare. Sì. Per l'hotel possiamo spendere al massimo 150 euro a notte. Se troviamo un bel hotel a 100 euro a notte, possiamo restare più giorni. Hai ragione. Allora, iniziamo a cercare subito gli hotel a Santorini con vista mare. Sono entusiasta. Anch'io. Sarà una luna di miele fantastica. Grazie, Marco. Grazie a te, amore. Adesso cerchiamo e prenotiamo. Marco e Laura iniziano a cercare gli hotel per il loro viaggio in Grecia. Qual è il budget massimo totale che Marco e Laura hanno stabilito per il viaggio? Hanno stabilito un budget massimo di 5.000 euro in totale, includendo sia il volo che l'hotel. Cosa si intende con l'espressione luna di miele? È il viaggio che i novelli sposi fanno subito dopo il matrimonio per festeggiare le nozze. Nella frase "anch'io preferisco il mare", cosa indica la parola anch'io? Indica un'uguaglianza di pensiero o preferenza. Anche io. Significa che anche Laura ha la stessa preferenza di Marco. Per quale motivo la coppia scarta l'idea delle Maldive? Perché è una destinazione molto lontana e, soprattutto, troppo costosa rispetto al loro budget. Qual è il plurale corretto della parola viaggio? Il plurale è viaggi. Nei nomi che terminano in "gio", la "i" della radice si mantiene ma non si raddoppia la "i" finale. Cosa significa che un volo è diretto? Significa che l'aereo parte dalla città di origine e arriva a destinazione senza fare scali o fermate in altri aeroporti. In quali date hanno intenzione di viaggiare i due protagonisti? Hanno intenzione di viaggiare per 2 settimane, dal 15 al 30 settembre. Nella frase "dobbiamo decidere", qual è la funzione del verbo dobbiamo?
È un verbo servile dovere che esprime una necessità o un obbligo riguardo all'azione di decidere. Luca incontra Sara per discutere il suo prossimo viaggio. Ciao Sara. Hai un momento? Vorrei parlare del mio viaggio. Certo. Ciao Luca. Dimmi, dove vuoi andare? Penso a una città, ma non so quale. Forse Roma o Venezia. Oh, due belle città. Quando vuoi partire? Vorrei andare a giugno per una settimana. Dal 10 al 17 giugno. Giugno è un buon mese. Fa bel tempo. Però ricordati, c'è molta gente. Sì, lo so. Preferisco l'Italia. E tu, cosa mi consigli? Roma è grande e ha molti monumenti, come il Colosseo. Venezia è unica, con i canali, ma è più piccola. Quanti giorni mi servono per Roma? Per vedere le cose principali, 5 giorni sono sufficienti. Perfetto. Allora, decido per Roma. Bene? E dove vuoi dormire? Cerchi un hotel o un appartamento? Preferisco un hotel, non troppo costoso. Vicino al centro, se possibile. Hai un budget per l'hotel? Quanto vuoi spendere al giorno? Massimo 80 euro a notte. È possibile? Forse dobbiamo cercare online. Devi prenotare presto. Sì, hai ragione. E come andiamo a Roma? In treno o in aereo? L'aereo è più veloce. Controlla i prezzi dei voli. Vado a guardare i voli su internet dopo. Poi devo pensare ai biglietti per i musei. Esatto. Prenota i biglietti del Colosseo e dei musei vaticani prima di partire. C'è sempre la fila. Ottimo consiglio. E per mangiare? Conosci qualche ristorante buono? Sì, a Roma si mangia benissimo. Ti scrivo il nome di una trattoria vicino a Trastevere. Grazie mille, Sara. Sei un aiuto prezioso. Prego. Luca, sono contenta. Mi fai sapere quando prenoti? Certo. Ti mando un messaggio. Ciao. Ciao e buon viaggio in anticipo. Luca e Sara si salutano. La pianificazione è iniziata. Qual è la città scelta definitivamente da Luca per il suo viaggio? Luca decide di andare a Roma dopo aver valutato anche l'opzione di Venezia. In quali date precise ha intenzione di viaggiare Luca? Luca vuole partire a giugno, precisamente dal 10 al 17 giugno. Cosa intende Luca quando chiede un hotel non troppo costoso? Significa che cerca una sistemazione economica, con un budget massimo di 80 euro a notte. Sara consiglia a Luca di prenotare i biglietti per il Colosseo in anticipo. Perché? Perché c'è sempre molta fila e la prenotazione permette di risparmiare tempo all'ingresso. Nel dialogo si parla di trattoria. Che tipo di locale è?
È un tipo di ristorante tradizionale, solitamente meno formale e con cucina tipica locale. Cosa significa l'espressione "sei un aiuto prezioso" rivolta a Sara? Significa che i consigli e le informazioni fornite da Sara sono stati estremamente utili per la pianificazione. Analizzando la frase "vorrei parlare del mio viaggio", perché viene usato "vorrei" invece di "voglio"? Viene usato il condizionale per esprimere un desiderio o un'intenzione in modo più gentile e cortese. Nella frase "vado a guardare i voli su internet", quale preposizione viene usata per indicare il mezzo digitale? Viene utilizzata la preposizione su, che è quella corretta in italiano per indicare siti, app o il web in generale. Giulia è preoccupata davanti al tabellone dei treni che sembra bloccato. Scusi, signore, sa se il treno per Roma delle 10:30 è già partito? No, non si preoccupi, c'è un guasto sulla linea e tutti i treni hanno ritardo. Ah, meno male, cioè, mi dispiace, ma almeno non l'ho perso. Sa quale sarà il binario? Di solito è il binario 4, ma oggi lo hanno spostato al binario 12, quello in fondo. Al 12. È lontanissimo. Devo correre o ho ancora tempo? L'annuncio ha detto che partirà tra 15 minuti, se cammina veloce ce la fa. Grazie mille per l'aiuto. Devo anche convalidare il biglietto? Se ha il biglietto digitale no, ma se è quello cartaceo deve timbrarlo alle macchinette verdi. Ho quello digitale sul telefono. Allora vado subito. Grazie ancora. Giulia chiede del treno per Roma. Quale preposizione si usa sempre davanti ai nomi di città? Si usa la preposizione semplice a "vado a Roma", "abito a Milano". Il signore dice che il binario 12 è in fondo. Cosa significa questa espressione? Significa che si trova nella parte più lontana o finale della stazione. Cosa deve fare Giulia se possiede un biglietto cartaceo? Deve convalidarlo o timbrarlo usando le apposite macchinette verdi prima di salire. Il signore dice se cammina veloce ce la fa. A cosa serve l'espressione "ce la fa"? Deriva dal verbo farcela e significa riuscire a fare qualcosa o arrivare in tempo. Qual è la differenza tra binario e treno? Il treno è il veicolo su cui si viaggia. Il binario è la piattaforma numerata dove il treno si ferma. Giulia esclama "meno male". In quali occasioni si usa questa espressione?
Si usa per esprimere sollievo quando una situazione che temevamo non si è verificata o è finita bene. Il Signore parla di un guasto sulla linea. Cosa intende? Significa che c'è un problema tecnico o un malfunzionamento che impedisce la normale circolazione dei treni. Cosa significa che un treno va in ritardo? Significa che il treno non partirà o non arriverà all'orario previsto, ma più tardi. Benvenuti all'Italiano in tasca. Oggi esploriamo i segreti della vita quotidiana in Italia con il nostro ospite David. Buongiorno a tutti. Io sono Elena e oggi parleremo di shock culturali. David, tu vivi a Roma da 6 mesi, giusto? Com'è andata all'inizio? Ciao Elena. Sì, esatto. All'inizio è stato interessante. La prima cosa che mi ha scioccato è stata la colazione al bar. Davvero? Cosa è successo? Il caffè italiano è troppo forte per te? No, il caffè è ottimo. Ma sono rimasto sorpreso dal fatto che tutti mangiano in piedi al bancone. In America ci sediamo per ore con un caffè gigante. È vero. Per noi il caffè al bar è un rito veloce. Si entra, si beve un espresso, si fa un saluto veloce e si scappa al lavoro. Esatto. E poi ho commesso un errore terribile. Ho ordinato un cappuccino alle 3 del pomeriggio dopo aver mangiato la pizza. Oh no, David. Il barista ti ha guardato male, vero? In Italia pensiamo che il latte caldo dopo i pasti rovini la digestione. Sì, mi sentivo un alieno. Ma ora ho imparato, solo espresso o macchiato dopo le 11 di mattina. Bravo, ti stai integrando bene. E cosa mi dici dei negozi? So che hai avuto qualche problema con gli orari. Sì. Un martedì alle 3 del pomeriggio volevo comprare delle scarpe, ma tutti i negozi erano chiusi. Perché? Perché esiste la pausa pranzo. Molti negozi fuori dai centri commerciali chiudono dalle 13 alle 16. Ci piace tornare a casa e mangiare con calma. Incredibile. Un'altra cosa che sento sempre è la parola magari. La usate per tutto. Cosa significa esattamente? Hai ragione, è una parola magica. Se ti chiedo, vuoi vincere la lotteria? Tu rispondi magari. In quel caso significa spero proprio di sì. Ah, quindi esprime un desiderio forte. Ma a volte mi sembra che significhi anche il forse, giusto? Esatto. Se dico magari vengo più tardi, significa che non sono sicura. È una parola molto flessibile. Grazie Elena, ora è più chiaro. L'italiano è difficile ma molto affascinante. Grazie a te, David.
Sbagliare è il modo migliore per capire la nostra cultura. Alla prossima puntata! Qual è la differenza principale tra la colazione americana e quella italiana descritta da David? In America ci si siede a lungo, mentre in Italia si beve spesso il caffè velocemente e in piedi al bancone. Perché il barista ha guardato male David quando ha ordinato un cappuccino? Perché lo ha ordinato alle 3 del pomeriggio, un orario in cui gli italiani non bevono latte per non disturbare la digestione. Cosa ha scoperto David riguardo all'orario dei negozi in Italia? Ha scoperto che molti negozi chiudono per la pausa pranzo, solitamente tra le 13 e le 16. Secondo Elena, cosa significa magari, se usato come risposta a un desiderio? Significa spero proprio di sì, o sarebbe fantastico. Nella frase il caffè italiano è troppo forte per te, che tipo di aggettivo è italiano? È un aggettivo qualificativo, di nazionalità, e segue il nome a cui si riferisce. Nella frase ti stai integrando bene, che valore ha la particella ti? È un pronome riflessivo riferito alla seconda persona singolare tu, usato con il verbo integrarsi. Qual è il consiglio finale di Elena per chi studia una lingua e commette errori? Dice che sbagliare è il modo migliore per imparare e capire veramente una cultura. In quale città vive David e da quanto tempo? David vive a Roma da 6 mesi. Sofia è una turista a Firenze. Ha una mappa, ma è un po' persa. Vede un signore anziano seduto su una panchina e decide di chiedere aiuto. Mi scusi, buongiorno. Potrebbe aiutarmi, per favore? Sono un po' persa. Buongiorno, signorina. Certo, dica pure. Dove vuole andare? Vorrei andare alla Galleria degli Uffizi. È lontano da qui? Ah, gli Uffizi. No, non è molto lontano. Allora, lei adesso è in Piazza della Signoria, giusto? Sì, esatto. Sono qui, vicino alla fontana. Bene. Per andare agli Uffizi, deve prendere la strada qui a destra, proprio di fronte al Palazzo Vecchio. Si chiama Via della Ninna. Via della Ninna? Ok. E poi? Cammini sempre dritto per circa 200 metri. Vedrà un arco. Attraversi l'arco e si troverà nel piazzale degli Uffizi. L'ingresso è lì. Quindi giro a destra in Via della Ninna, cammino dritto, attraverso l'arco e sono arrivata. Esatto. Non può sbagliare. È proprio lì.
Non prenda la prima strada a sinistra dopo l'arco. Quella va al Ponte Vecchio. Ah, grazie mille. È stato gentilissimo. È stato molto chiaro. Prego, signorina. Si figuri. Buona visita agli Uffizi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Si goda la passeggiata e faccia tante belle foto agli Uffizi. Buona giornata. Sofia sorride. Ora sa dove andare. Riprende la sua mappa e si incammina verso gli Uffizi con più sicurezza. Dove si trova Sofia quando chiede indicazioni? Sofia si trova in Piazza della Signoria a Firenze, vicino alla fontana. Dove vuole andare Sofia? Vuole andare alla Galleria degli Uffizi. Qual è la prima istruzione che le dà il Signore? Le dice di prendere la strada a destra, di fronte al Palazzo Vecchio, che si chiama Via della Ninna. Cosa deve fare Sofia dopo aver camminato per 200 metri in Via della Ninna? Deve attraversare un arco. Quale luogo si trova prendendo la prima strada a sinistra dopo l'arco? Si trova il Ponte Vecchio. Qual è la forma di cortesia usata da Sofia per iniziare la conversazione? Usa "mi scusi", "buongiorno". Potrebbe aiutarmi, per favore? Nella frase "deve prendere la strada qui a destra" è un avverbio di luogo. Qual è la sua funzione? Indica la direzione da seguire. Nella frase "attraversi l'arco", il verbo è usato alla forma di cortesia. Quali sarebbero le forme per tu e per voi? Per il tu, informale, è attraversa, per il voi, plurale, è attraversate. Nella frase non può sbagliare, può è il verbo potere. Perché è usato in questo contesto? È usato per esprimere una possibilità o, in questo caso, una quasi certezza che non ci si può confondere. Qual è l'espressione di cortesia che il Signore usa per dire prego in modo più formale? Usa l'espressione si figuri. Andrea e Chiara entrano nell'ufficio turistico di Firenze. Si avvicinano al bancone. Buongiorno e benvenuti a Firenze. Come posso aiutarvi? Buongiorno. Siamo qui per 3 giorni e vogliamo vedere le cose più importanti. Abbiamo poco tempo. Sì, e vorremmo anche comprare una mappa della città, per favore. Certo. La mappa costa 2 euro. Volete la mappa grande o quella tascabile?
Quella tascabile è più comoda. La prendiamo. Grazie. Perfetto! Allora, per 3 giorni vi consiglio un itinerario classico. Oggi pomeriggio potete visitare il Duomo e salire sulla cupola. La cupola è bella, ma c'è molta fila. Dobbiamo prenotare i biglietti? Sì, è meglio prenotare prima, soprattutto per domani. Trovate i biglietti online e costa 20 euro a persona. Va bene. Prenotiamo stasera. Domani cosa possiamo vedere? Domani mattina è perfetta per la Galleria degli Uffizi. Ci sono molti quadri famosi. È necessaria la prenotazione qui. Gli Uffizi, ok. E nel pomeriggio? Vorrei vedere il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio è sempre aperto ed è gratuito. Dopo il ponte potete andare a Palazzo Pitti. È vicino. Palazzo Pitti. Perfetto. Quanto costa l'autobus per arrivare lì? Potete andare a piedi dal centro. Sono circa 20 minuti. Oppure il biglietto dell'autobus costa 1,50 euro. Credo che andiamo a piedi. È meglio per vedere la città. L'ultimo giorno, mercoledì? Per mercoledì vi suggerisco la Galleria dell'Accademia. C'è il David di Michelangelo. È imperdibile. Il David. Molto bene. Vorremmo anche un buon ristorante. Dove possiamo mangiare bene? Vi consiglio una trattoria tipica vicino a Piazza della Signoria. Vi do un biglietto da visita. Grazie mille, siete stati molto gentili. Allora, la mappa più 2 euro per la mappa? Sì, in totale 2 euro. Ecco la vostra mappa e il biglietto del ristorante. Buona permanenza a Firenze. Grazie mille. Arrivederci. 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 Andrea e Chiara lasciano l'ufficio, consultando la nuova mappa tascabile. Quale tipo di mappa scelgono Andrea e Chiara e quanto costa? Scelgono la mappa tascabile perché è più comoda, al costo di 2 euro. Cosa suggerisce l'impiegata di visitare il primo pomeriggio? Suggerisce di visitare il Duomo e di salire sulla cupola. Quali sono le raccomandazioni dell'impiegata riguardo alla Galleria degli Uffizi? Dice che ci sono molti quadri famosi e che la prenotazione è assolutamente necessaria. Quanto costa l'ingresso al Ponte Vecchio? Il Ponte Vecchio è gratuito e sempre aperto al pubblico. Quale opera d'arte famosa è possibile ammirare alla Galleria dell'Accademia? Alla Galleria dell'Accademia si trova il David di Michelangelo, definito imperdibile dall'impiegata. In un ufficio turistico, cosa si intende per itinerario? È un percorso pianificato che indica i luoghi da visitare e il percorso da seguire durante un viaggio. L'impiegata dice: "Come posso aiutarvi?"
Perché usa aiutarvi invece di aiutarla? Usa il pronome vi perché si rivolge a due persone, Andrea e Chiara, e non a una sola. Nella frase potete andare a piedi, quale verbo servile viene utilizzato e cosa esprime? Viene utilizzato il verbo potere, che in questo contesto esprime una possibilità o un suggerimento.